Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, vi registro questo video straordinario, che non era manco in programma, tra l'altro, ve lo dico, per capire un attimino la situazione. Accredito, non accredito, carta nuova, carta vecchia, INPS, poste, chi è colpa di chi è colpa di cosa, chi ha fatto questo, chi ha fatto quell'altro, insomma una cosa del genere. E sarà l'ultimo video perché non ne posso più di questa situazione. Sono 2 giorni che sia su YouTube che su WhatsApp continuo a ricevere i soliti messaggi. Adesso io capisco la situazione perché la capisco molto bene, capisco che tutti quanti avete dei problemi, anch'io ho dei problemi, non è che siamo esentati dai problemi, il mondo è fatto da problemi, ok? Quindi capisco tutto quanto, capisco che è un mese che non si riceve la ricarica, capisco che ci sia tutto questo disguido con le carte nuove, con le carte vecchie, capisco che ci sono 40 gradi e che quindi anche il caldo non aiuta, io capisco tutto, però ovviamente cosa bisogna fare? Bisogna fare come vi avevo detto, bisogna aspettare dei comunicati ufficiali, ok? Quindi nel passaggio e poi dopo capirete anche nel passaggio tra l'INPS e le poste che utilizzano sicuramente, io credo, ma credo che sia così, utilizzano dei sistemi computerizzati ed elettronici diversi, perché l'INPS fa una cosa, le poste fanno un'altra cosa. Nel passaggio tra l'INPS e le poste, quindi questo mandato di pagamento, ok, tra i due, devono allinearsi, perché INPS utilizza un sistema, poste ne utilizza un altro, quindi questi due sistemi devono comunicare tra di loro. Ma siccome non c'è una domanda da gestire, ma sono migliaia e migliaia, questi due sistemi devono capirsi, parlarsi tra di loro e utilizzando un linguaggio completamente diverso tra di loro, ci deve essere un sistema che faccia coincidere questo ingranaggio, di modo che la situazione da ingarbugliata si metta a posto. Ho letto e visto situazioni delle più assurde, perché ho letto e visto situazioni assurde, ok? E cosa è successo? È successo che quelle persone che prima mi scrivevano non ho ricevuto la ricarica, mamma mia come devo fare, che mi hanno scritto 50.000 messaggi uguali, cosa hanno fatto? Che poi stamattina si sono svegliate e hanno trovato la ricarica. Perché? Perché durante la notte il sistema si è sistemato, ecco, il sistema si è sistemato, quindi un po' alla volta stanno procedendo a mandare avanti tutto quanto. Tanto sta che l'INPS, le poste italiane, con un post su Facebook, hanno spiegato tutto quanto e dicono, ovviamente adesso io non posso farvi vedere proprio il post originale perché questa è un'immagine presa dal sito delle poste Facebook, qua non posso farvi vedere perché ci sono dei problemi di copyright, perché ci sono marchi, loghi e quant'altro, quindi non posso farvi vedere i loghi, però le poste italiane hanno detto questo. Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l'assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio a tutti i cittadini aventi diritto. Grazie a un ingente sforzo tecnologico, ed è proprio quello, grazie a un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, che io li capisco, perché io li capisco i dipendenti delle poste e capisco anche i dipendenti dell'INPS, perché è successo a me sulla chat e qui su YouTube, quindi capisco cosa è successo a loro in posta e all'ufficio postale, ok? Quindi, grazie a un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti,
L'azienda in queste giornate di festa, tra l'altro, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini, dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell'INPS del 13 agosto. Infatti, e questa non era una novità, cosa c'era scritto sul sito internet ufficiale delle Poste? Tra l'altro il sito internet ufficiale delle Poste che veniva rimandato dal Ministero, ok? Quindi non stiamo prendendo informazioni così. Il sito ufficiale delle Poste dice: nel caso in cui il richiedente della domanda di rinnovo sia già titolare di carta di inclusione, qualora la richiesta venga accolta, i futuri accrediti saranno erogati sulla medesima carta. Diverso è il caso se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare. Quindi è prevista l'emissione e il ritiro in ufficio postale di una nuova carta per il nuovo titolare. Ok? Quindi, detto questo, io chiudo il capitolo, spero che tutti quanti verrete aggiustati. Teniamo la calma, mi raccomando, non andiamo fuori di testa, non facciamoci prendere dall'agitazione, stiamo calmi che ci sono già le persone preposte che stanno aggiustando il problema. Lo sanno che c'è questo problema, lo stanno aggiustando, stanno sistemando le cose, quindi date tempo alle persone che sono di dovere di sistemare le questioni. Detto questo, chiudo qui questo capitolo perché veramente non ne posso più. Quindi per oggi è tutto. Vi ricordo che se volete entrare in chat è facilissimo, basta che andate qui sotto nella descrizione del video, cliccate sul primo collegamento, vi collegate al sito internet ufficiale. Ricordatevi che io non vi contatto mai, quindi se ricevete richieste strane da parte di profili, cose strane che vi chiedono qualcosa a nome mio, non sono io, perché io non vi chiedo niente, non sono io che vi contatto, ma siete voi che dovete contattare me, attenzione. Quindi andate sul sito internet, quando aprite il sito internet, qui sotto che trovate qui sotto in descrizione, da lì potete iscrivervi alla chat, ok? Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!